La storia infinita è un romanzo fantastico dello scrittore tedesco Michael Ende, morto nel 1995. Il libro, pubblicato nel 1979, con più di 40 anni di vita al suo attivo, è ancora oggi un classico tradotto in tutto il mondo. Ha venduto oltre 10 milioni di copie ed è stato trasposto in un'opera cinematografica controversa nell'83. In realtà, al di là di interpretazioni al limite del ridicolo, come quella del restare ancorati alla realtà, il libro di Ende riprende alcuni stilemi di un suo precedente romanzo, Momo, dove era il tempo l'elemento principale, che gli umani tendevano a risparmiare in una miope logica capitalistica, privandosi delle gioie, dei rapporti umani e dell'amicizia, al posto di una fredda e triste vita basata sul profitto e sul risparmio senza senso. Le oltre 400 pagine del romanzo La storia infinita ci trasportano invece letteralmente in un altro reame. Dalla libreria polverosa dello scorbutico signor Coriandoli, il nostro protagonista Bastiano sarà catapultato nel magico mondo di fantasia scaturito dalla mente di Macolendo. La passione di Bastiano sono appunto i libri, che in sostanza lo proteggono dal mondo reale, e ai suoi occhi la storia infinita è il libro di tutti i libri. Il ragazzino si rifugia così in una soffitta polverosa della sua scuola e inizia a leggere di fantasia in pericolo. Il nulla sta lentamente ma inesorabilmente divorando il mondo di fantasia e qualcuno deve salvarla. Tutti i messaggeri del reame onirico convergono nel luogo chiamato il Labirinto, una pianura immensa popolata da unicorni e altre creature fantastiche, al cui centro si erge la Torre d'Avorio, dimora dell'imperatrice bambina. Il regno di Fantasia ha una caratteristica che adesso spiegheremo. L'infanta imperatrice è considerata, come dice anche il titolo, sovrana assoluta di tutte le innumerevoli terre e paesi dello sconfinato regno di Fantasia. Ma in realtà essa non governa e non ha mai fatto uso della violenza o del proprio potere. Ella non dà ordini e non giudica nessuno, non aggredisce né deve difendersi da alcun aggressore, perché a nessuno verrebbe mai in mente di farle del male. Lei è semplicemente lì, in una maniera del tutto speciale. Essa è il punto focale, il centro di tutta la vita nel regno di Fantasia, scrive Michael Ende. Ogni creatura, buona o cattiva, bella o brutta, seria o allegra, sciocca o saggia, esisteva solo in grazia della sua esistenza, e senza di lei nulla poteva esistere. Purtroppo, quando tutti i messaggeri e creature dei reami di fantasia giungono alla Torre d'Avorio, si scopre che l'imperatrice non può riceverli perché è malata. E questa malattia ha a che fare con questo nulla che sta divorando Fantasia. In questa situazione viene cercato e trovato qualcuno che possa scoprire una fonte di salvezza per l'imperatrice bambina e per Fantasia. Atreyu, che abita nel mare erboso dietro le montagne d'argento. Il messaggero dell'imperatrice, da ragazzo Laurin. Un grande potere ma anche una grande protezione per chi lo indossa. È il compito di iniziare la grande ricerca per l'imperatrice e per Fantasia, a condizione di partire solo e disarmato, lasciare che accada tutto ciò che deve accadere. Quindi Atreyu deve solo cercare e domandare, e così il ragazzo parte immediatamente. Inizia la ricerca a cavallo del suo cavallo Artax e nello stesso momento, in una lontanissima brughiera notturna, inizia anche la ricerca della creatura chiamata Mork, all'inseguimento di Atreyu. Atreyu attraversa vari territori reali, giungendo finalmente alle paludi della tristezza, dopo aver avvistato in lontananza il nulla che sta divorando Fantasia. Egli perde in modo straziante il suo cavallo amico Artax, ma trova finalmente, dopo una lunga ricerca, in mezzo al fango e alla disperazione, la montagna di Corno, che si rivela essere una tartaruga saggia e vecchissima, cinica e indifferente, che alla fine di Fantasia non è interessata, ma svela ad Atreyu che l'imperatrice è malata perché ha bisogno di un nuovo nome. Per sapere chi può darle un nuovo nome, forse può consultare l'oracolo meridionale, a più di 10.000 giorni di viaggio nel sud. Atreyu prosegue a piedi dalle paludi attraverso un deserto immenso di pietre, senza sapere dove andare, finché incontra Parker.
tutte le creature di Fantasia rispettano Laurin. Così Atreyu fa un patto con lo sciame di Igramil per poter raggiungere l'oracolo meridionale. Il veleno con cui è stato ferito anche il Fortuna Drago è mortale, ma ha il potere di teletrasportare la vittima ovunque questa lo desideri. E così avviene. Atreyu si ritrova nei pressi dell'oracolo meridionale, assieme a Fuku, il Fortuna Drago che ha approfittato del veleno teletrasporto per sfuggire alle grinfie di Igramil. Superata la prova dell'oracolo meridionale, Atreyu riesce a ottenere la soluzione per salvare l'imperatrice bambina. Un giovane umano deve dare un nuovo nome all'imperatrice e gli umani abitano oltre i confini di Fantasia, ma come scoprirà amaramente Atreyu, cercandoli, Fantasia non ha confini. È sbalzato durante una tempesta dal dorso di Fukur e, smarrito Laurin, Atreyu incontra il suo seguitore e mortale nemico, Mork, che non lo riconosce senza Laurin e gli rivela la mancanza di speranza che porterà alla fine di Fantasia. Mork rivela ad Atreyu che Fantasia è il frutto appunto della fantasia degli umani, ma questa fantasia sta scomparendo e con essa lo stesso mondo. Perciò Atreyu torna alla Torre d'Avorio grazie al Fortuna Drago, che lo ha ritrovato e gli ha riportato anche Laurin, e comunica all'imperatrice bambina il fallimento della sua missione. In realtà Bastiano deve solo gridare il nuovo nome dell'imperatrice, perché anche lui ormai parte della storia infinita. Alla fine il ragazzo pronuncia il nome, Fior di Luna, e viene catapultato nella storia infinita. Vivrà tante avventure, sarà un principe, avrà amici e nemici, creerà di nuovo Fantasia con i suoi desideri e verrà ingannato molte volte. A volte vincerà, a volte perderà, fino a dimenticare le sue origini umane e proclamarsi imperatore, rischiando di distruggere tutto ciò che ha costruito, per poi dimenticare chi o cosa era, e come un semplice ragazzo, senza neanche il suo nome, incontrerà di nuovo Aurin, l'inizio e la fine di tutte le cose, e ritroverà la strada di casa. Ma questa è un'altra storia e si dovrà raccontare un'altra volta. Grazie.